Ciao a tutti gli amici di KS Intelab, oggi nuova recensione e siamo in compagnia di Yamaha P225. Innanzitutto, come al solito, voglio ringraziare Yamaha e Danilo per avermi fornito anche questo modello, quindi in questo caso abbiamo la versione bianca di P225. Lo strumento ovviamente è disponibile anche in versione nera, sia la versione bianca che la versione nera sono il medesimo strumento, cambia soltanto il colore. P225 è uno degli ultimi strumenti che sono stati rilasciati per quanto riguarda la serie P di Yamaha. Abbiamo già visto sul canale P525 che è andato a sostituire appunto P515 come strumento praticamente top di gamma della linea P. Abbiamo visto PS500 che è lo strumento della linea P un po' più interattivo, quindi ci sono molti più contenuti anche disponibili poi nell'applicazione Smart Pianist che vedremo anche dopo. E poi appunto gli altri due modelli che sono stati rilasciati sono P225 e P145 che hanno sostituito appunto il P45 e il P125 che erano i due modelli precedenti appunto a questo e all'ultimo modello appunto il P145 che arriverà anch'esso sul canale. Per quanto riguarda, e l'avevo già brevemente anticipato in un'altra delle recensioni, per quanto riguarda la linea di P225, in particolare perché oggi parliamo di questo modello, lo strumento è stato ridisegnato abbastanza, perché se facciamo un attimino un paragone con per esempio P525 dove ad esempio la linea dello strumento è rimasta invariata se non per piccole differenze quali magari lo schermo leggermente più grande, la parte della connettività, quindi l'USB diventata di tipo C e poi chiaramente su P525 c'è stato un cambio di meccanica, quindi siamo passati da una NVX a una di fascia superiore. Qui invece il cambiamento è anche estetico, cioè lo chassis è completamente ridisegnato, quindi non condivide bene o male esteticamente nulla con il modello che l'ha preceduto. Rimane chiaramente in condivisione con la serie precedente la semplicità dello strumento, la meccanica anche qui è stata ripensata e adesso ne parliamo appunto nel dettaglio.
chassis è in plastica ed è un nuovo design. Lo strumento è stato ridisegnato ed è più compatto di prima, pesa 11 kg e è un pianoforte digitale molto trasportabile. Può essere utilizzato come pianoforte da palco, perché comunque è fornito di uscita left and right stereo, quindi con jack da 6 e 3. Al tempo stesso è provvisto di speaker integrati ed è comunque anche un pianoforte che per la sua compattezza, ed è poco profondo, e lo vedete da qua sopra, in confronto ad esempio con un iPad, quanto è fondo lo strumento, questo pianoforte può essere chiaramente posizionato anche in casa per un uso appunto domestico e sia posizionato su uno stand opzionale, proprietario Yamaha, o un qualsiasi stand generico. Chiaramente l'ingombro è minimo, ma ci permette comunque di poterci esercitare e comunque suonare o eventualmente anche portarlo dal vivo. La meccanica, come vi dicevo, è diventata non è più una graded AM standard, ma è una graded AM compact, che praticamente è un'evoluzione della graded AM standard, ne mantiene bene o male le medesime caratteristiche, quindi il feeling è molto simile, però questa modifica ha permesso appunto di ridurre l'ingombro dello strumento, mantenendo comunque un ottimo tasto. Altrimenti non sarebbe stato possibile ridurre ulteriormente le dimensioni dello strumento in sé. Lo strumento appunto ha 88 tasti pesati come un pianoforte, il pannello è essenziale, quindi c'è tutto l'indispensabile in questa parte sinistra del pannello, e poi sono demandate delle seconde funzioni o comunque delle funzioni opzionali alla parte, cioè ai tasti, quindi bisognerà premere una combinazione di tasti, ovvero esattamente metronomo e ritmo insieme, e si abilita appunto la funzione, la seconda funzione, e in base a quello che stiamo utilizzando possiamo andare a modificare alcuni parametri aggiuntivi, quali ad esempio l'accensione e lo spegnimento delle casse, il sound boost, il volume del metronomo, la scelta dei ritmi, la modifica del tempo, eccetera eccetera, no? Quindi poi sul pannello superiore troviamo tutto quello che è indispensabile. Ovviamente adesso lo strumento è anche collegato via USB all'iPad, perché è uno strumento comunque moderno che può essere a sua volta, come abbiamo visto anche per gli altri, collegato all'app Smart Pianist. Piccola parentesi, chiaramente l'app Smart Pianist ha più o meno funzioni in base allo strumento a cui viene collegata, perché è demandato allo strumento a cui lo si collega l'avere più o meno suoni o più o meno funzioni. Questo strumento chiaramente è sì più moderno, perché appunto abbiamo la possibilità di collegarci all'app Smart Pianist, al tempo stesso abbiamo il Bluetooth, quindi possiamo collegarci e fare dello streaming audio direttamente con lo strumento, però lo strumento di per sé è chiaramente un pianoforte che funziona anche stand alone. È provvisto di 24 suoni, praticamente questi 24 suoni sono suddivisi in 6 categorie e a loro volta le 6 categorie sono provviste poi di delle variazioni, quindi se noi premiamo più volte lo stesso suono, questa cosa succedeva anche sul modello precedente, accediamo alle altre variazioni di quella categoria. C'è una novità ad esempio sui pianoforti. Allora, sui pianoforti adesso, cosa che non era presente sul modello precedente, abbiamo il CFX. Ovviamente il campione di CFX è presente, ma se su P525 abbiamo la Virtual Resonant Modeling, quindi tutta la parte di modellazione del pianoforte completa, qui è stata aggiunta una parte ridotta, perché chiaramente cambia anche la destinazione d'uso del pianoforte e cambia ovviamente il prezzo finale all'utente. Se noi ci spostiamo tra le varie categorie, chiaramente abbiamo i pianoforti elettrici, gli organi, clavinet e gli archi pad, e poi c'è
un tasto come era presente anche nell'altro modello, appunto più bass, quindi si può aggiungere il basso nella parte di sinistra dello strumento, e ovviamente anche in quel caso ci sono delle variazioni anche per i bassi. A sinistra della parte della scelta dei suoni abbiamo le demo song, il cursore del volume, l'accensione dello strumento, la parte di ritmi e metronomo e per registrare e riprodurre l'audio. Comunque si può registrare direttamente nello strumento. Sul pannello posteriore appunto abbiamo l'uscita stereo left e right, l'uscita cuffie, la connessione USB di tipo B, non di tipo C, quindi la classica appunto vecchia tipo stampante, tanto per intenderci, e la connessione per il pedale sustain, oltre a una porta proprietaria per collegare un'unità a pedale proprietaria di Yamaha. Adesso andiamo a collegare l'app Smart Pianist, che è già collegata tramite USB. Differenza ad esempio sempre per l'app Smart Pianist, per la connessione appunto di un device tipo iPad a questo strumento, è che se facciamo un attimino un paragone con PS500, dove là c'era una porta dedicata per l'app Smart Pianist e per collegare un iPad bastava per esempio il semplice cavo di ricarica, quindi il cavo che viene dato in confezione, quindi USB di tipo A porta Lightning, o USB di tipo A e porta USB-C in base all'iPad che voi avete. In questo caso è necessario un adattatore, perché la porta USB è generica e non è solo dedicata all'iPad, può essere utilizzata anche per essere collegata a un computer ad esempio, mentre là ce n'erano due di porte, e quindi bisogna utilizzare un cavo USB standard e poi con un adattatore andare nel nostro device. Una volta collegati apriamo l'app Smart Pianist e appunto abbiamo la solita interfaccia. Lo vediamo da qua sopra, possiamo appunto scegliere le varie voci, abbiamo comunque ad esempio i pianoforti e scorrendo possiamo scegliere i suoni che sono presenti nello strumento. Nel momento in cui noi andiamo a demandare il controllo dello strumento all'app Smart Pianist, anche se cambiamo i suoni qua sul pannello, praticamente si presume che verrà utilizzato l'iPad e quindi viene dato il controllo appunto all'app. Questo grand piano appunto è il CFX, poi abbiamo ad esempio un Braille Grand che sono poi i due suoni ad esempio. Abbiamo infatti una schermata, se noi andiamo dentro in questa parte, una schermata più semplificata rispetto a quella di PS500, abbiamo la piano room, abbiamo sempre la sezione dedicata alle canzoni, abbiamo la sezione delle voice, quindi questa schermata ad esempio è la stessa che abbiamo visto anche nel video di PS500, dove c'è appunto il suono principale, dove si possono aggiungere dei layer e dove si possono aggiungere anche ad esempio un basso. La differenza è che questo strumento è solo bitimbrico, quindi non si può aggiungere sia un layer che un basso. Con questo strumento, con P225, utilizzare 3 suoni in contemporanea, quindi non è possibile fare sia un layer che uno split, si può fare una cosa o l'altra. Ad esempio in questo caso abbiamo un pianoforte. Se noi mettiamo layer, ad esempio in questo caso sono ingaggiati degli archi, ma potremo mettere un synth pad, quindi avremo un layer completo e avremo appunto un risultato di questo tipo.
Ovviamente ripremendo un'altra volta qua in alto viene disattivato e torniamo al suono singolo di pianoforte. Ovviamente possiamo modificare anche la voce principale. In questo caso, collegando P225 all'app Smart Pianist non vengono aggiunte ulteriori voci, cioè le voci che visualizziamo all'interno dell'applicazione sono esattamente quelle presenti nello strumento. Siccome dicevamo prima che lo strumento è provvisto di Virtual Resonance versione ridotta, quindi light, se noi in questa parte, quindi se da qua andiamo nella schermata Piano Room, quindi questa che vediamo, e qua nella parte in alto a destra entriamo nell'editing, vediamo che abbiamo delle possibilità, ad esempio appunto VRM Lite. Abbiamo la possibilità di accordare lo strumento, abbiamo la possibilità di scegliere lo strumento, abbiamo la possibilità di modificare l'accordatura e il volume di ogni singolo tasto, degli 88 tasti, e la curva del tocco, cioè modificare il tocco. Qui abbiamo appunto la risonanza, cioè un insieme di risonanze modellate all'interno dello strumento, ma ovviamente in formato ridotto. Nell'altro strumento abbiamo un editing molto più completo. Lo strumento è molto interessante perché appunto pesa solo 11 kg e ci permette di fare un bel po' di cose sia in casa che dal vivo. Può essere utilizzato come strumento principale, può essere utilizzato come seconda scelta per andare dal vivo se abbiamo magari un pianoforte più grande, più pesante, più performante in casa. Questo comunque può essere un'ottima soluzione anche per portarselo via in una custodia morbida e andare in giro a suonare da qualsiasi parte. Può essere il pianoforte per le serate, può essere il pianoforte per le prove, può essere il pianoforte per studiare se abbiamo un pianoforte acustico e non vogliamo disturbare le persone che vivono con noi, quindi possiamo metterci tranquillamente le cuffie e esercitarci senza dare fastidio ai vicini o comunque a chi appunto vive in casa con noi. Lo strumento costa 639 euro, quindi diciamo che c'è un bel salto tra questo PS500 che costava sui 1.500 e P525 che appunto raggiunge 2.000 euro. Ovviamente le funzioni sono ridotte, ma al tempo stesso c'è anche un bel risparmio economico. Io ringrazio nuovamente Yamaha, ringrazio Danilo per avermi fornito anche questa unità, per avermi permesso di portare sul canale anche questo nuovo strumento da parte di Yamaha. Trovate già sul canale la demo no talking di questo strumento, quindi potete sentire un po' di suoni presenti al suo interno. Noi ci vediamo alla prossima recensione, sempre su DKS Synth Lab. Ciao, alla prossima!